Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Restate con noi fino alla fine, perché abbiamo messo insieme ogni dettaglio e ogni sfumatura di quanto è successo. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere il nostro video. Il vostro supporto ci permette di raccontarvi, giorno dopo giorno, ciò che il mondo dello spettacolo cerca di tenere nascosto. Grazie di cuore. L'altra notte, nel via vai della Partenze dell'aeroporto di Istanbul, le telecamere hanno catturato Cemre Arda mentre si avviava al controllo bagagli. Tracollo di orari, set tiratissimi, continui spostamenti tra una riunione e l'altra, bastava guardarle il passo per intuire la stanchezza. Eppure, quando i cronisti rosa l'hanno circondata con domande che tutti aspettavano da settimane, lei non ha indietreggiato. Non un'esitazione, non un gesto fuori posto. Prima ha sistemato il trolley, poi si è voltata, pronta a rispondere. C'è la possibilità che vi vediate con Gökberk YLDRM, le ha chiesto una voce dalla massa di microfoni e registratori. La replica è arrivata netta, quasi chirurgica. Per lei quella vicenda è archiviata e non ha intenzione di finire di nuovo nello stesso vortice di insinuazioni. Con quella frase, pronunciata con un tono che non ammetteva repliche, Cemre ha tracciato un confine evidente. Ha detto che il passato resta dove deve stare, ha aggiunto che non vuole rimanere intrappolata in etichette già viste e titoli fotocopia, e che preferisce mettere energia nel presente, perché è lì che si scrive il domani. Una porta che si chiude e un'altra che si apre, così, tra una luce fredda e la chiamata all'imbarco, è stata interpretata la sua posizione. Il sussurro del terminal si è trasformato in ronzio di rete nel giro di pochi minuti. C'era chi ricordava l'alchimia esplosa quando Cemre Arda e Gökberk YLDRM avevano condiviso lo stesso set, scatenando la fantasia del pubblico con sguardi, risate, complicità che per lungo tempo non hanno smesso di far parlare. Quel progetto aveva regalato alla coppia artistica un esercito di appassionati, e i commenti, attratti oltre la semplice curiosità per due colleghi, li avevano spesso messi in situazioni scomode. Eppure, davanti alle telecamere dell'aeroporto, Cemre ha scrollato di dosso quel peso, nessuna riconciliazione all'orizzonte, nessun ritorno di fiamma segreto, nessun nuovo capitolo in due da scrivere dietro le quinte. Poi ha spostato l'attenzione su ciò che le sta a cuore. Ha detto che vorrebbe che si parlasse soprattutto del suo lavoro, di ciò su cui si impegna ogni giorno, tra prove, copioni, appuntamenti con i produttori. Ha confessato che i commenti sulla sua vita privata le tolgono energia, la svuotano, e che d'ora in poi preferisce tenersi lontana da quel terreno sdrucciolevole. È una decisione, non un capriccio, non intende essere di nuovo il centro di un dibattito costruito su mezze frasi e ipotesi. E quel basta risuonato nella hall, per quanto composto, ha avuto il sapore di una scelta definitiva. Sui social la reazione è stata immediata. Molti hanno applaudito la fermezza, la chiarezza, la capacità di rispondere senza scivolare nella polemica. Altri hanno riportato in superficie la memoria di una sintonia che sembrava fatta su misura, chiedendosi se davvero ogni porta fosse chiusa per sempre. La corrente prevalente, però, ha preso una direzione precisa, per la maggior parte, l'argomento è concluso. Prima di avviarsi verso il gate, Cemre ha salutato i giornalisti con un sorriso che sapeva di cortesia e di esaurimento allo stesso tempo. Va tutto bene, arrivano lavori bellissimi, ha detto, lasciando cadere una promessa che ha subito messo in fibrillazione i fan. La sensazione è che voglia attraversare un periodo più sereno e tenere il timone ben saldo, nella carriera come nella vita. Poche parole, ma taglienti. Quel passaggio in aeroporto è già entrato nella galleria dei momenti che la settimana del gossip non dimentica. Di lì a poco, qualcuno le ha chiesto perché tutto quel candore. C'è un motivo per cui oggi parli così apertamente? Ha domandato un cronista. Lei ha mantenuto il sorriso, ma nello sguardo è passata un'ombra di gravità. Ha spiegato che a volte bisogna dirlo chiaro, perché rimestare sempre negli stessi discorsi non fa bene a nessuno, e che la stanchezza vuole lasciarla sul set, non trascinarla a casa o negli aeroporti. Era una confessione senza lacrime e senza toni alti, una presa di posizione che non cercava l'applauso ma il silenzio che segue alle cose definite.
Quelle frasi hanno messo in soffitta molte chiacchiere degli ultimi mesi. Niente appuntamenti di nascosto, nessun tavolo riservato in cui dividere un progetto, nessun ritorno a lavorare fianco a fianco come se nulla fosse successo. La sottolineatura più commentata è stata quel mai più ribadito con la forza di chi vuole disinnescare non solo la storia, ma anche la narrativa roboante che spesso le si costruisce intorno. Chi conosce bene Cemre racconta che da tempo lei ha voltato pagina concentrandosi totalmente sul lavoro, che sta preparando nuove uscite e che i suoi viaggi all'estero sono aumentati proprio per questo. Sarebbe in contatto con più realtà produttive, intenzionata a selezionare con cura ciò che verrà dopo. Nelle immagini rubate all'aeroporto, spiccava per sobrietà, abbigliamento semplice, passo calmo, pochi gesti e decisi. Un profilo low-key, potremmo dire, che fa pensare a un desiderio di privacy più protetta, di confini più stretti. Da parte di Gökberk YLDRM, per ora, nessuna replica. Ma il punto è che il messaggio di Cemre, così scoperto e diretto, sembra aver già bruciato sul nascere qualsiasi controcommento. Niente allusioni velate, nessun post enigmatico. Ha preferito lo sguardo in camera e una frase lineare, distinguendosi da tanti colleghi che affidano ai social messaggi che poi vanno interpretati parola per parola. È proprio questa differenza a colpire, un discorso che taglia l'aria e sistema i tasselli senza cercare sponde. In fondo, quanto accaduto in pochi minuti tra check-in e area imbarchi è il resoconto di una traiettoria. Con quell'intervista asciutta ma incisiva, Cemre ha spinto dietro di sé un capitolo e ha disegnato l'orizzonte di ciò che vuole. Quel mai più non è uno slogan, è una soglia, un presagio di fase nuova. E il mondo dell'intrattenimento, si sa, ama dibattere all'infinito quando qualcuno mette un punto dove tutti si aspettavano una virgola. Ci sarà chi leggerà tra le righe, chi proverà a rovesciare il senso, chi vorrà credere all'esatto contrario. Ma la linea resta quella. Nelle ore seguite alle dichiarazioni, il suo modo di porsi è stato definito da molti come una separazione controllata. Si è notata l'assenza di rancore, la volontà di evitare parole roventi, ha scelto una distanza elegante, più che una fuga. Nel retroscena degli addetti ai lavori, circola la voce che Cemre avesse in mente da settimane un'uscita chiara, ma che stesse aspettando l'occasione giusta. Con ogni probabilità, non voleva più trascinarsi questa faccenda come un macigno tra una promozione e l'altra, ed è per questo che ha deciso di parlare, scegliendo il momento e il luogo con attenzione quasi scenica. Quando ha pronunciato "non voglio ritrovarmi negli stessi titoli di sempre", molti hanno letto un riferimento implicito ai copioni delle cronache rosa, a quelle ricostruzioni che, ogni volta, riaprono ferite chiuse. Detto questo, si mormora anche che nella vita di tutti i giorni lei abbia ridotto il raggio, privilegiando le persone di sempre, gli amici che conoscono più i silenzi che le parole. Meno esposizione sui social, più luce sul lavoro. E, infatti, c'è un'altra parte di discorso che non va ignorata, il futuro professionale. Da ciò che filtra, Cemre Arda starebbe valutando con cura maniacale le proposte arrivate negli ultimi tempi. Non accetta tutto, non rincorre fotocopie del già visto. Preferisce ruoli che scardinino l'abitudine, che la costringano a rischiare. Quel "presto vedrete progetti importanti" ha acceso l'attesa e, insieme, ha chiarito la direzione. E mentre i commentatori provano a trovare un'etichetta, tra chi chiama questa fermezza maturità e chi la interpreta come l'ultimo chiodo sulla bara delle vecchie voci, lei sembra determinata a dribblare i prossimi microfoni se puntati solo sul cuore. È una promessa neanche troppo nascosta. Domande del genere scivoleranno, non attecchiranno più. C'è un'altra sfumatura da cogliere, e ha a che fare con come nascono le tempeste mediatiche. Spesso si parte da un avvistamento, da una cena in cui due persone finiscono nello stesso ristorante, da una foto con la luce sbagliata. Bastano poche ore per trasformare una coincidenza in un romanzo a puntate. Stavolta la replica è arrivata prima che la narrazione prendesse quota. Ed è per questo che molti parlano di mossa preventiva. Una scelta per tagliare la corda alle interpretazioni prima che la mongolfiera dei rumor salisse troppo in alto. Intorno a Cemre si raccoglie un coro che, a giorni alterni, chiede di rispettare le scelte private e, insieme, invoca notizie sui nuovi set.
Chi lavora con lei racconta di una disciplina quasi artigianale, prove lunghe, confronto serrato con gli autori, una doppia vita tra palcoscenico e aerei. Eppure, proprio in quella macchina che non si ferma mai, c'era bisogno di mettere un freno alle parole fuori scena. Non è un addio gridato, è un gesto di cura verso il lavoro. Non è un intento di cancellazione, è semplicemente un confine. In questo quadro, il silenzio di Gökberk YLDRM resta un tassello. Arriverà una risposta? Forse sì, forse no. Ma la sensazione è che, dopo quanto detto da Cemre, qualsiasi replica sarebbe fuori tempo, quasi un eco destinato a dissiparsi. E questo, volenti o nolenti, è già un messaggio. In chiusura, l'immagine che rimane è quella di una porta automatica che si apre e lei che sparisce tra le file ordinate del gate, con la borsa a tracolla e un biglietto in mano. Un'immagine quotidiana, eppure carica di simboli. Non serve molto altro per capire cosa conta. E allora ci fermiamo qui, lasciando che siano i progetti in arrivo a parlare davvero, sulle piattaforme e nelle sale, nei comunicati e nelle prime foto dal set. Noi continueremo a seguire ogni movimento con l'attenzione che merita, evitando di inseguire ombre quando possiamo guardare la luce di ciò che accadrà. E per chi se lo domandasse ancora, la frase è rimasta sospesa nell'aria dell'aeroporto come un cartello ben leggibile, mai più. Più volte, senza esitazioni. Quel mai più è una chiave, la più semplice, quella che apre il futuro rimuovendo i paletti del passato. E, si sa, non c'è nulla di più rumoroso di una decisione detta con calma. Con questo si chiude il nostro racconto di oggi. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete il video con chi non vuole perdersi nulla del dietro le quinte dello spettacolo. Alla prossima!